Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Enefin, la nuova Farmaceutici SRL, ultimo aggiornamento, 27 dicembre 2021. Cos'è Enefin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enefin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Enefin? Enefin è un farmaco a base del principio attivo enalapril più idroclorotiazide, appartenente alla categoria degli ACE inibitori più diuretici e nello specifico ACE inibitori e diuretici. È commercializzato in Italia dall'azienda La Nova Farmaceutici SRL. Enefin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Enefin 20 mg più 12,5 mg 14 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: La Nova Farmaceutici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: enalapril più idroclorotiazide. Gruppo terapeutico: ACE inibitori più diuretici. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione in pazienti per i quali è indicata l'associazione. Posologia. Posologia. Enefin contiene enalapril maleato 20 mg ed idroclorotiazide 12,5 mg. Ipertensione. È consigliabile iniziare la terapia con a mezzo compressa al giorno. Nell'ipertensione il dosaggio usuale è 1 compressa, somministrata una volta al giorno. Se necessario, il dosaggio può essere aumentato a 2 compresse, somministrate una volta al giorno. Terapia diuretica precedente. In pazienti già in trattamento con diuretici, l'impiego di enalapril può determinare spiccate risposte ipotensive. In questi pazienti, se si rende necessaria l'associazione, è importante se possibile sospendere il diuretico qualche giorno prima di somministrare enalapril. Se ciò non fosse possibile è indispensabile iniziare la terapia con enalapril a bassi dosaggi, in genere 2,5 mg. In queste circostanze un'associazione a dosi fisse non risulta appropriata. Essa può essere utilizzata in seguito quando la titolazione dei singoli componenti abbia dimostrato la necessità di dosaggi presenti nella compressa di Enefin. Dosaggi nell'insufficienza renale. I tiazidici possono risultare diuretici inappropriati per l'uso in pazienti con compromissione renale e sono inefficaci con valori di clearance della creatinina di 30 ml/min inferiori, cioè in presenza di insufficienza renale moderata o severa. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state stabilite. L'uso del prodotto, pertanto, non è raccomandato in età pediatrica. Uso negli anziani. In studi clinici l'efficacia e la tollerabilità dell'enalapril maleato e dell'idroclorotiazide, somministrati in concomitanza, sono state simili nei pazienti anziani ed in quelli più giovani. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Insufficienza renale grave, clearance della creatinina a 0,30 ml/min. Anuria. Anamnesi di edema angioneurotico associato a precedente trattamento con un ACE inibitore. Angioedema ereditario o idiopatico. Ipersensibilità a medicinali sulfonamide derivati. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4.6. Insufficienza epatica grave. L'uso concomitante di Enefin con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare VFG 60 ml/min/1,73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. L'associazione con sacubitril/valsartan a causa dell'aumentato rischio di angioedema. Non somministrare Enefin entro 36 ore dal passaggio a sacubitril/valsartan o da sacubitril/valsartan, un medicinale contenente un inibitore della neprilisina, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Enalapril maleato idroclorotiazide. Ipotensione e squilibrio idroelettrolitico. L'ipotensione sintomatica è osservata raramente nei pazienti ipertesi senza complicanze. In pazienti ipertesi trattati con Enefin, è più probabile che si verifichi ipotensione sintomatica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Enalapril maleato idroclorotiazide. Duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS. I dati degli studi clinici hanno dimostrato che il duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS, attraverso l'uso combinato di ACE inibitori, antagonisti vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Enefin, insieme ad altri farmaci come Eurosabelcet complesso lipidico a euro, Aurosambisome a euro, Aurosartis a euro, Aurosbenzilpenicillina potassica K24 Pharmaceuticals a euro, Aurosflux 40 a euro, Aurosfungizone a euro, Aurosfurosemide accorda a euro, Aurosfurosemide Eurobindo a euro, Aurosfurosemide doc generici, compressa a euro, Aurosfurosemide Fisiofarma a euro, Aurosfurosemide galenica senese a euro, Aurosfurosemide F.M. a euro, Aurosfurosemide Milan Generics, compressa a euro, Aurosfurosemide Salfa a euro, Aurosfurosemide Teva a euro, Aurosfurosemide Teva Generics, compressa a euro, Auroscolfiba a euro, Auroslasitone a euro, Auroslasix, compressa a euro, Auroslasix, compressa, soluzione, uso interno, a euro, Auroslasix fiale a euro, Auroslasix, soluzione a euro, Eurosigmacillina a euro, Eurospirfur a euro, Euroscelboraf a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Enefin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Enefin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza, ACE inibitori. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.4. L'uso degli ACE inibitori è controindicato durante il secondo e il terzo trimestre vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nel caso di guida di veicoli o di uso di macchinari si deve tenere presente che occasionalmente si possono verificare capogiro o stanchezza, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Enefin è generalmente ben tollerato. Negli studi clinici, gli effetti indesiderati sono stati generalmente di natura lieve e transitoria e, in molti casi, non hanno richiesto la sospensione della terapia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento del sovradosaggio di Enefin. Il trattamento asintomatico e di supporto. Il trattamento con Enefin deve essere sospeso e il paziente tenuto sotto stretta osservazione. Le misure suggerite includono induzione del vomito, somministrazione di carbone attivato e di un lassativo se l'ingestione è recente, e correzione della disidratazione, dello squilibrio elettrolitico e dell'ipotensione secondo le procedure stabilite. Enalapril maleato. Gli effetti più rilevanti del sovradosaggio fino ad oggi riportati sono ipotensione marcata, che compare circa 6 ore dopo l'ingestione delle compresse, in concomitanza al blocco del sistema renina-angiotensina, e stordimento. I sintomi associati al sovradosaggio di ACE inibitori possono includere shock circolatorio, disturbi elettrolitici, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiro, ansia e tosse. Dopo ingestione di 300 mg e 440 mg di enalapril maleato sono stati riportati livelli serici di enalaprilato rispettivamente di 100 e 200 volte più elevati di quelli in genere osservati dopo dosi terapeutiche. L'infusione endovenosa di soluzione fisiologica è il trattamento raccomandato del sovradosaggio. In caso di ipotensione il paziente deve essere posto in posizione antishock. Se disponibile, può essere anche preso in considerazione il trattamento con infusione di angiotensina IV e catecolamine per via endovenosa. In caso di ingestione recente, prendere misure atte all'eliminazione dell'enalapril maleato, per esempio emesi, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti e sodio solfato. L'enalaprilato può essere rimosso dal circolo generale mediante emodialisi, vedere paragrafo 4.4. Per la bradicardia refrattaria alla terapia è indicato il trattamento con pacemaker. Segni vitali, elettroliti sierici e concentrazioni della creatinina devono essere in monitoraggio continuo. Idroclorotiazide. I segni e i sintomi più comunemente osservati sono quelli causati dalla deplezione elettrolitica, ipocaliemia, ipocloremia, iponatriemia e dalla disidratazione, quale risultato di un'eccessiva diuresi. Se è stata somministrata anche digitale, l'ipocaliemia può accentuare un'aritmia cardiaca.
Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitori, e diuretici, codice ATC. C09BA02 Enefin, enalapril maleato barra idroclorotiazide, MSD, all'associazione di un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, enalapril maleato, e un, proprietà farmacocinetiche. Enalapril maleato. L'enalapril maleato somministrato per via orale, viene rapidamente assorbito, raggiungendo concentrazioni seriche di picco entro un'ora dalla somministrazione. Sulla base del recupero urinario, la percentuale di enalapril assorbito, dati preclinici di sicurezza. Enalapril maleato. La sicurezza dell'enalapril è stata studiata esaurientemente in topi, ratti, cani e scimmie per stabilire la sua tossicità generale. Tossicità acuta. DL50 orale circa 2000 mg/kg in topi e elenco degli eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio monoidrato, ferro ossido giallo, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Enefin a base di enalapril più idroclorotiazide sono Acesystem, Condiuren, Electra, enalapril più idroclorotiazide Alnus, enalapril più idroclorotiazide Alter, enalapril più idroclorotiazide Aurobindo, enalapril più idroclorotiazide Doc generici, enalapril più idroclorotiazide EG, enalapril più idroclorotiazide Exal, enalapril più idroclorotiazide Milan, enalapril più idroclorotiazide Pensa, enalapril più idroclorotiazide Ratiofarm, enalapril più idroclorotiazide Sandoz GmbH, enalapril più idroclorotiazide San, enalapril più idroclorotiazide Zentiva, Lanetic, Vasoretic. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.